Come state? Bene, ok. Fatemi ogni tanto un gesto tipo così per bene, così per male. Ok, vabbè, diciamo che va tendenzialmente tutto bene. Allora, benvenuti a tutti. Per qualcuno che non mi conoscesse, anche se vedo molti aficionados, io sono Marco Marlia e diciamo vi parlo oggi di intelligenza artificiale. Per chi sta entrando adesso ci sono dei posti liberi da quella parte lì, quindi scavalcate il team. Vi parlo di intelligenza artificiale. Chi ha seguito le puntate precedenti che ogni anno si ripetono di questo intervento? Ok, questo tipo è il check-up annuale che fai con le analisi del sangue e così via, c'è anche quello con Marco Marlia sull'intelligenza artificiale. Vi racconto un po' di cose. Partiamo. Oggi sarà un po' diverso dall'intervento dal solito, cercheremo di tenerlo animato ma cambiamo alcune cose. Partiamo con panico da 2025, panico da 2024, in cui tutti pensavamo oh l'intelligenza artificiale ci ruberà il lavoro e così via. In realtà stiamo ancora facendo fatica ad adottarla, quindi siamo partiti da un momento di terrore, ok? Dettato da un altissimo livello di aspettative. Chi conosce già questa curva, io la faccio vedere spesso, ok? Chi non l'ha mai vista? Chi non gli funzionano le cuffiette, non ha risposto, è timido? No, ok. Questa è la curva con cui tutte le nuove tecnologie vengono adottate dall'umanità. Quindi un picco di aspettative, poi una delusione, ma aspetto troppo, finché non arrivi all'alto piano al piano della produttività in cui la usi davvero per bene, ok? Noi siamo più o meno qui, ok? Tra poco ci renderemo conto che non è tutto oro quello che luccica. E sapete che anche se noi abbiamo cominciato con Motorkey a investire in machine learning prima che fosse AI, credo 2018, quindi un sacco di anni fa, io sono molto cauto nel dire tutto il mondo verrà stravolto, disoccupazione al 25%, panico nelle strade e quant'altro. Secondo me è una tecnologia che bisogna imparare a usare, vediamo come va. Quindi tra poco ci beccheremo un po' di disillusione. Se volete partire con la disillusione vi faccio vedere subito un video. Questo video è stato girato da un collega ieri, è tutto in tempo reale. Lui va a fare, lo vedrete, 1 chilometro di corsa e chiede a ChatGPT di tenerlo sott'occhio e tenere il tempo del suo chilometro di corsa. Ascoltate. Ehi, devo correre per 1 chilometro. Riesci a cronometrarmi da quando ti do il via? Certo, appena sei pronto dimmi quando partire e io avvio il timer. Quando arrivi al chilometro ti dico il tempo. Vai pure. Ok, sono pronto, via. Perfetto, ho avviato il timer. Corri con calma, ti tengo d'occhio e ti avviso quando hai raggiunto il chilometro. Ok, sono tornato. Quanto ci ho impiegato? Hai impiegato esattamente 5 minuti e 30 secondi. Sei riuscito a tenere un bel ritmo. Se vuoi fare qualche altro giro o hai bisogno di qualcosa di specifico, sono qui. Se da 1 secondo a 5 minuti e 30 secondi l'allucinazione funziona così, vuol dire che ce n'è ancora da fare, giusto? Quindi mi verrebbe da dire, ops, l'intelligenza artificiale non funziona. La verità non è così semplice, non è che non funziona, non è che funziona. Bisogna un po' capire quali sono i contesti e come si fa a farla lavorare. Per fare questa cosa abbiamo scomodato Guerre Stellari. Chi è un fan di Guerre Stellari? Ok. Chi è una cattiva persona? Bravi. Ok. A parte che è stato qualche giorno fa l'anniversario, quindi avete rivisto tutti i 6 film uno in fila all'altro? Aia. Va bene, vi faccio vedere uno spezzone, uno dei più belli in assoluto, ok? Ora comincia il divertimento. Quanto ci vuole per fare il salto nell'iperspazio? Ancora qualche momento per avere le coordinate dal navicomputer. Qualche momento, la velocità con cui si avvicina. Viaggiare nell'iperspazio non è come spargere fertilizzanti da un aeroplano. Senza i larghi esatti potremmo volare attraverso una stella o avvicinarci troppo a una supernova e il vostro viaggio finirebbe prima di cominciare. Cos'è quella spia? Stiamo perdendo il deflettore, andate dentro e legatevi, io farò il salto a velocità luce. Ok,
Allora, se voi togliete Han Solo, Luke Skywalker e mettete 2 o 3 persone della vostra concessionaria, questa potrebbe essere la conversazione tra chi vuole che implementate le AI in 15 minuti e chi invece gli sta spiegando guarda che non è così semplice, ok? Quindi la sintesi è, per fare il salto nell'iperspazio non è come spargere fertilizzanti da un aeroplano, è un po' più complicato. E nello specifico servono 2 cose, un navicomputer con le mappe, ok? E il calcolo della traiettoria. Queste sono le 2 cose. Chi si ricorda della metafora intelligenza e contesto? Ok? Io dico sempre ci vuole intelligenza e contesto. L'intelligenza ce la dà il modello, è uguale per tutti, chi se ne frega, usiamo tutti quanti Opus 4.8, ChatGPT o Codex o quello che è. Il contesto adesso lo stiamo separando in 2. Il contesto e l'accesso al contesto, ok? Quindi se trasliamo intelligenza artificiale servono 2 cose, la conoscenza specifica e la capacità tecnica di accedere alla conoscenza, che non possiamo dare per scontato, perché continuate a essere attorniati da qualche casa costruttrice? Mimetizzata. Continuate a essere, diciamo, attorniati da un DMS che non vi dà i dati e vi estorce la cosa, una casa che non ha il sistema con le API per integrare e quant'altro, vedo qualcuno che fa sì sofferente. Ok, quindi non è dato per scontato che anche se avete il dato ci riuscite ad accedere, ok? Quindi, detto questo, dobbiamo partire da un altro punto fermo. L'intelligenza artificiale non legge, naviga. E infatti la metafora veniva bene di Guerre Stellari. Cosa vuol dire che naviga? Vuol dire che questa è una semplificazione banalizzata per rendervi l'idea. Immaginate tutta la conoscenza umana mappata in un sistema multidimensionale di nodi come se fossero neuroni collegati tra di loro. Quindi qua a sinistra vedete che pollo, lupo, cane e gatto sono animali, più o meno sono vicini, banana e mela sono frutti, pure sono vicini, ma anche mela e apple sono vicini. Apple, mela, ok? Quindi cosa succede? Che in questa navigazione è dove succedono le allucinazioni. Facciamo degli esempi pratici. Innanzitutto è un po' più complicato di così, cioè non è banana mela, è un po' più... Pensate tutte le parole della vostra lingua assemblate in qualunque possibile permutazione che potrebbero avere. E a me ricorda un po' questo, ok? Quindi questa è la mappa dell'universo di Guerre Stellari. Pensate che ogni pianeta è una parola e ogni rotta di navigazione è una frase che mette insieme un contesto, solo che ce ne sono miliardi di miliardi di miliardi. E quindi se noi andiamo a dire, ok, quanto è difficile navigare nell'ecosistema Guerre Stellari o dell'intelligenza artificiale, la risposta è che se io chiedo alla mia AI, al mio CRM di darmi il dato su qual è il tasso di fedeltà al 4º anno, l'AI farà una... Questa è la versione banale, più complicato di così, però era semplice da spiegare oggi. L'AI fa una roba del genere, ok? Prende fedeltà, che nella galassia, insieme a lealtà, fiducia, retention e così via, prende tasso, che insieme a misura, indice, percentuale, e prende anno, ciclo e anniversario. Se li capisce tutti e 3, li ha messi nel posto giusto, ha capito cosa gli volete dire, e se non si perde nei numeri, perché i numeri ancora per le AI, per gli LLM che sono nati per le parole, sono un po' più complicati, arriva in fondo. Tra l'altro mi piace che qualcuno in prima fila non ha manco le cuffiette, vuol dire che sto urlando così tanto che... Fantastico. Però si può anche confondere, perché se dice anno, anno è parente di anniversario, fedeltà pure è parente di anniversario, stai parlando di matrimonio? Perché la fedeltà al 4 anno potrebbe essere pure il tasso di divorzio. E qua quelli che ridono stanno nel club che ci ha già dato. E quindi potrebbe essere una roba in cui fa allucinazione, mi seguite? E questo dove si sbaglia il contesto. Ovvio che questo è banale, non la sbaglia, ok? Non è detto, però diciamo che più contesto gli dai, meno fa. Quindi la domanda è come arriviamo a una produttività e usciamo da questo panico di Terminator ci distruggerà tutti, oppure non funziona niente perché cronometra un secondo, 5 minuti. Questa è la parte complicata. Se volete leggere 250 pagine vi potete prendere il libro.
visto che so che non le leggete perché ormai abbiamo perso la capacità di leggere i formati lunghi, ormai qualunque cosa che è più lungo di un TikTok diciamo passa il nostro livello di attenzione, vi faccio il bigino nei prossimi 10 minuti, ok? Questo libro, innanzitutto chi aveva letto questo? Chi ce l'ha ma non l'ha letto? Vedi, alcune persone oneste ci sono ancora. Questo era un manuale operativo, cioè questo ti dava le regolette specifiche da fare, ok? Quindi come si fa il processo nel BDC e così via. Questo non vi dà le soluzioni, perché sennò invecchierebbe tra 15 minuti. Questo libro è quello che vi spiega come cambia l'organizzazione nel nuovo contesto, cioè come dovete ripensare i processi. Ieri sera ero a cena con il mio team e vi assicuro, ve lo giuro sui 3 figli, noi ci stiamo sbattendo la testa tantissimo su questo tema delle AI da tanto tempo, ok? Credo che in Italia forse siamo di quelli che ci hanno sbattuto di più la testa. Ve lo dico perché io ho un gruppo WhatsApp con tutti i CEO di tutte le start-up italiane che conoscete. Satispay, WeRoad, Bending Spoons, Scalapay, qualcuno di questi nomi le conoscete. Siamo tutti nella stessa combriccola e ci parliamo regolarmente, quindi so dov'è più o meno il mondo in questo momento e noi ci stiamo sbattendo tanto la testa. E ancora dopo mesi, più di un anno, che cerchiamo di pensare ai processi nel modo nuovo, ancora ricadiamo nel risolvere i problemi nel modo vecchio. Vi faccio un esempio che è uscito ieri. Abbiamo accelerato, se qualcuno passa allo stand e vi volete divertire, abbiamo accelerato la produzione di software praticamente di 2x. Cioè lo stesso team produce il doppio di prima. Quando tu produci il doppio di software, regola della vita, produci il doppio dei bug. Ok? Quindi il team, dobbiamo fare più testing perché produciamo il doppio di software e quindi dobbiamo testare di più perché sennò produciamo più bug. Una persona del team, mi pare fosse Joao, non so se è qua e così via, dice no, però potremmo anche non fare il testing perché tanto le AI guarda direttamente gli errori nei log, gli diamo un sistema dove lei gioca da sola, fa il software, lo fa male, guarda gli errori, se li corregge e va avanti finché non funziona. È ovvio che il primo è ragiono nel modo vecchio di come ha funzionato il mondo e le AI la uso solo per tappare un buchino in un modello di processo precedente, e il secondo è rimetto in discussione tutto il processo, non faccio più testing. Cacchio, aspetta, no? Nel software non faccio più testing, è un cambio di paradigma. Solo ieri 3 cose così sono successe nella mia giornata. E vi giuro, dopo un anno ancora non siamo riusciti mentalmente a switchare. Quindi le vostre organizzazioni faranno un lavoro faticoso nel educare le persone a pensare in un modo nuovo. Partiamo da alcuni pilastri che vi lascio, poi non vi preoccupate, le slide ve le mandiamo tutte. Il primo concetto di base è infrastrutturale. Prima che metti a lavorare l'intelligenza artificiale, devi avere qualcosa sotto per cui valga la pena lavorare. Il contesto, i dati, la conoscenza, quello su cui va a operare, ok? Su questo noi abbiamo fatto una mappatura dei 4 punti cardine che secondo noi dovete mettere insieme, che sono questi. Il primo, dovete avere tutte le integrazioni per mettere tutti i dati assieme. Se ce l'avete sparpagliati in posti diversi non serve a niente, ok? Questo è abbastanza ovvio. Sistemi delle case, valutazione delle permute, il DMS, sistemi spersi in giro che facevate cose. Il secondo è, quando metti tutto insieme, visto che c'è ancora qualche venditore che quando trova 5 Marco Marlia e non sa dove quotare, guarda tutti quelli che dicono sì, invece che vedere e pulirli tutti e 5, crea il 6° Marco Marlia nel DMS perché uno in più non fa mai male, ok? Quando metti tutta sta roba insieme ti esce fuori una quantità di, in gergo tecnico anglofono si dice rumenta, che è una quantità di immondizia stratosferica che mettere insieme non è banale, però esistono ormai dei modi per farlo e quindi li metti insieme. La terza cosa riguarda i processi. Quando parlo di automazione qui non parlo di mando un'email o un SMS, ma rimetto in discussione chi fa cosa quando. Quindi un processo che prima era ovvio,
arriva un lead, lo do al BDC, lo chiama, adesso magari non è più così ovvio. Arriva un lead, da che canale arriva? Quelli di quel canale lì, non voglio dire nomi perché siamo registrati, sono magari non di qualità buonissima, e allora non lo mando direttamente all'umano che mi costa, lo faccio passare prima da un AI. Oppure è oraria di pausa pranzo, che lo mando a fare all'umano che poi tra un'ora non lo chiama. Capite che la mappatura diventa molto più sofisticata. E a questo punto questa diventa derimente, questa orchestrazione diventa derimente di dire è un agente che fa il processo o è un umano aiutato dall'agente? Ok? Perché gli umani senza le AI, cioè almeno diamogli un AI che l'aiuta, quindi la terza la vorrei evitare come scelta. Un umano ancora con carta e penna, diciamo che è un po' vintage, la lasciamo per altre cose. Ok? Abbiamo una convinzione di base con cui gestire tutta questa cosa qui, che viviamo in un settore molto complicato. Qualcuno ha mai lavorato fuori dall'automotive? Ok, è vero o no che questo settore un po' è complicato, un po' si complica la vita da solo, ma alla fine è molto specifico e ci metti una vita, guarda tutti, ok, ci metti una vita a impararlo. Noi lo vediamo, noi stiamo assumendo un sacco di persone, assumere persone che arrivano fuori dall'automotive e formarle su tutto il gergo che usiamo, solo quello ci mettiamo 6 mesi, ok? E quindi la conoscenza verticale è imprescindibile. Non puoi partire da un AI che non sa niente di quello di cui sta parlando. Secondo principio interessante, la visione unificata del cliente non è un plus, perché tu puoi avere anche le AI che funziona, poi non gli hai messo i dati delle prenotazioni del post vendita e gli fai una campagna in cui gli dici vieni a prenotare l'intervento, lui dice ma io ce l'ho per dopodomani e fai la figura del metti tu la parola che ti piace, ok? Quindi il fatto di costruire il profilo più ricco del cliente possibile non è vabbè carino, ho fatto una roba figa in più, è la base. Anche perché vi dico questo, un'obiezione che mi ha fatto un po' di tempo fa un dealer dice che le abbiamo fatto vedere 200 eventi che erano consolidati su un cliente, ha chiamato, ha mandato un'email e così via, e dice no ma tanto il mio venditore non li vedrà mai tutte queste cose qua. A parte che si può fare la summary, si legge le ultime 3 righe e quant'altro, ma il tema non è li vede il tuo venditore, le AI se la mangia in 7 millisecondi tutto quel contenuto lì, non è per il tuo venditore umano, è per quell'altro, ok? A questo punto quindi se io ho integrato tutto e riesco a mettere insieme queste 4 cose, ok, creando un profilo ricco, quindi chi è Marco Marlia, Marlia Marco incrociato al contrario, Marlia con la G, il numero di telefono col più 39, senza, sbagliato, di casa, dell'ufficio, motorkey, personale e così via. Cosa ha comprato, come si comporta, ogni volta che torna sul sito, ogni volta che fa un'attività in più, apre un'email, riceve una telefonata, mi manda un WhatsApp. E quando interagire, cioè capisco che si comporta con quel modo lì, quindi probabilmente è il caso che io faccia qualcosa, allora riesco finalmente a creare una visione del cliente a 360 gradi. Una delle robe più belle che ho visto che facciamo, in base a tutte le interazioni che ha avuto, io capisco quando durante il giorno lo puoi contattare avendo più chance di trovarlo, ok? Questo va bene per il tuo venditore, ma va bene anche per l'intelligenza artificiale. Basta mandare l'email sempre alle 10 di mattina perché abbiamo misurato una volta che funziona di più. Mandiamola quando lui è più probabile che la legga, con tutte le cose che deve mettere insieme. Torniamo ai processi. Se i processi sono storti, non c'è nessuna AI che vi aiuta. Quindi è un'arma, moltiplica quello che c'è. Se quello che c'è è un DB sbagliato, moltiplica rumore. Se quello che c'è è un processo sbagliato, moltiplica una customer experience brutta. Quindi non vi dà il valore aggiunto di quello che è, vi dà il valore aggiunto di quello che mettete a leva, esplode qualcosa che esiste già. Per fare questo, vi faccio degli esempi banali, se volete poi fermatevi dopo, venite allo stand, facciamo 2 chiacchiere.
un contratto chiuso ieri, domani alle 10 la gente contatta, cioè ci vogliono questo tipo di pianificazioni moltiplicate per 10, 100, 1000 volte in modo da intercettare qualunque attività facciate in azienda. Ci vuole il manuale delle procedure completo per far funzionare le AI. Tutto quello che fate deve essere mappato da qualche parte. Invece il cliente insoddisfatto la voglio fare subito l'escalation, non aspetto domani mattina alle 10. È un esempio stupido, ma per farvi capire quante sono le sfumature di grigio. Ok? Prossimo punto. L'obiettivo non è uno contro l'altro. Ok? Questa è forse la credenza più depotenziante che potete avere nell'organizzazione, che vi fa un sabotaggio di come si implementa. Lo scopo è far lavorare le persone bene grazie alle AI. Perché affidatevi, di roba da fare ce n'è tantissima. Qua voglio spiegare un concetto veloce. Molti hanno timore che il livello di aspettative del consumatore sia qui. Cosa succede? Se io aumento tanto la capacità di produzione con le AI, quando sono arrivato qui, basta, ho saturato, quindi mi servono meno persone, faccio meno cose e così via. Tutte le volte che nasce una nuova tecnologia di questo tipo, non alza il lato della supply, come si dice, dell'offerta, alza il lato della domanda. Quando vi hanno dato i cellulari, non avete ridotto la navigazione dai desktop, avete cominciato a navigare il quadruplo di prima, ok? Quindi voi dovete aspettarvi che l'essere umano medio, in qualunque interazione che può essere abilitata, domani alzi le aspettative e pretenda da voi un livello di servizio molto più alto. Quindi l'AI non è alternativamente all'umano, è il modo per far sopravvivere l'umano lavorando bene in un contesto che vuole da voi il doppio di prima. Ok? Non si scappa da questa cosa. La stampa, ok? Quando è stata inventata la stampa non ha cannibalizzato il resto, ha aumentato il tasso di gente che leggeva di 5 volte, non mi ricordo quant'è. Ok? Si alza la domanda, non si alza solo l'offerta. Quindi l'altro tema, ma questo adesso lo vediamo tra poco al concreto, perché per non rimanere nel teorico adesso inviteremo sul palco un paio di voi presi a caso, no, sto scherzando, un paio di voi concordati per testimoniare il processo di fare questo tipo di attività. Quindi agenti o umani con le AI, quando volumi, task alti, quando non possono fare, ok? Invece cose strategiche, complesse. Come faccio a decidere? Dovete moltiplicare la qualità, è una moltiplicazione metaforica, la qualità dell'interazione per il numero di interazioni. Mi spiego. Se arriva un lead alle 8 di sera e il numero di interazioni che l'umano può fare è 0, un'interazione già che sia positiva con un più, fatta dalle AI, le becca al 100% e più uguale più, ok? Se invece su una roba complessa le AI sarebbe meno, ma li beccherebbe tutti per meno, un sacco meno. Se l'umano ne becca il 70% con 2 più, allora è meglio l'umano, ok? Quindi è qualità per quantità che riesce a gestire. Quindi, per rendere un po' più, diciamo, concreta questa esperienza, senza che, diciamo, tocchiamo territori complicati o riservati, abbiamo selezionato un paio di persone che ci sbattono la testa e tutti i giorni insieme a voi cercano di fare questa trasformazione. Quindi non vi aspettate che vi dicano il segreto, aspettate che vi condividano a cuore aperto, diciamo, il loro percorso formativo e lavorativo. Quindi l'invito sul palco, Giuseppe Tallini, responsabile Usato Paradiso Group, fateli un applauso di incoraggiamento, grazie, e Davide Sollazzi, responsabile innovazione e sviluppo del gruppo DIBA. Allora, benvenuti. Buongiorno a tutti, grazie Mario. Innanzitutto, diciamo, è una chiacchierata tra amici, quindi nessuna tema, emozione, non c'è nessun giudizio, non vi preoccupate che... Non siamo emozionati per niente, vero Giuseppe? Io sì, quindi beati voi, ok? Allora, abbiamo visto insieme un po' di cose su quali sono i 4 pezzi cardine, quindi integrazioni,
costruire un profilo dell'utente, orchestrare i processi in qualche modo e capire dove andare, se umani o se intelligenza artificiale, a seconda dei processi. Guarda tutti il fan che fanno i video. Allora, cominciamo dal gruppo DIBA. Davide, voi avete tante sedi, tanti mandati, una quantità di complessità non banale e quindi immagino che abbiate dati sparpagliati un po' in giro. Qual è la vostra strategia di integrazione e racconta, diciamo, gli alti e bassi, cioè la tua esperienza nel mettere insieme tutta questa complessità? Parto dicendo che nel nostro settore il problema non è tanto andare a recuperare le informazioni quanto più riuscire ad integrarle. Le concessionarie, in particolar modo le concessionarie multibrand, ne parlavo poco fa anche con Giuseppe, hanno a che fare con tanti sistemi diversi ad oggi, DMS, CRM, portali delle case, sistemi DBI. Se questi sistemi non dialogano tra di loro, il rischio è di avere tante informazioni ma una scarsa conoscenza del cliente e del proprio business. Di conseguenza l'integrazione dei dati è fondamentale perché permette non solo ai software di parlare tra di loro, ma fa parlare anche l'azienda. Mi piace far parlare l'azienda come metafora. Sì. Un dato integrato può essere facilmente analizzato in tempo reale per una migliore esperienza da parte del cliente, per efficientare i nostri processi interni e per prendere anche delle decisioni migliori. Questo secondo me è l'elemento che sta alla base del successo delle AI. Per essere efficace l'AI deve lavorare su dati integrati, altrimenti rischia solo di essere un bel effetto tecnologico, l'effetto wow. Diciamo, questo tocchi il tema caldo per cui succede il picco delle aspettative e poi la disillusione, perché quando guardi la demo sembra che è tutto quanto miracoloso. Esattamente. Poi quando lo fai funzionare nel tuo ecosistema si incricca tutto quanto. Ok, questo è il motivo per cui le persone perdono fiducia nello strumento e rischi di avere fatica nell'adozione. Mi piace molto non sto facendo parlare solo i dati o i sistemi, ma in qualche modo sto mettendo l'azienda tutta quanta attorno allo stesso tavolo. Sì, esattamente. Okay. Vedremo dopo, ricordatelo perché lo vediamo, di come l'AI sta trasformando la conoscenza effimera in asset perpetuo. Teneteli la frase, dopo la vediamo perché, e quando fate click non tornate più indietro. Va bene, questo è per quanto riguarda la parte di portare i dati internamente. Invece Giuseppe, quando parliamo di integrarli, qual è il punto in cui si integra? Cioè com'è che si va a fare questo primo minestrone disordinato che poi vi diventa davvero un asset di valore? Come la vedete voi? Come la implementate voi internamente? Allora, noi la domanda che ci siamo posti principalmente è dove vive il cliente. Okay. Il cliente sicuramente non vive nel passato, ovvero in un DMS che ci racconta solo dati transazionali, gestisce contabilità, officina, magazzino in maniera statica. Il cliente vive nel CRM e nel CRM, in un CRM ovviamente ben alimentato e ben gestito, è possibile raccogliere tutti quelli che sono i comportamenti del cliente, e se si ha la capacità di leggere quei comportamenti si ha anche la capacità di agire, ok? E agendo si possono indirizzare anche le scelte del cliente verso quella che è la scelta poi che è più, permette di catturare più valore relativamente al cliente. Altro aspetto importante che noi abbiamo valutato in questa integrazione, appunto, e soprattutto è stato il motivo per cui la Paradiso Group ha scelto MotorKey, è stato il fatto della questione della capacità di MotorKey di integrarsi con la maggior parte dei sistemi, quindi raccogliere tutti i dati da tutti i sistemi anche di casa madre in un'unica piattaforma. E questo ci permette di appunto riuscire a conoscere a 360 gradi il cliente e ridurre quelli che sono i costi di integrazione, il cosiddetto CAPEX, ovvero un costo elevato di integrazione che solitamente poi è richiesto tra i vari sistemi per comunicare,
passando da un costo appunto importante da CAPEX a OPEX, ovvero abbiamo trasformato un costo di investimento elevato in un costo operativo, cioè in un costo che è contenuto in un canone che è distribuito poi nel tempo. Allora, hai toccato all'inizio del tuo contributo una parte interessante che dopo riguardiamo, che è scusami un po' di eco, io voglio capire il profilo, il comportamento del mio cliente perché poi voglio dargli un servizio personalizzato in qualche modo. Cioè, hai toccato il tema della personalizzazione e di come il cliente non vuole più, diciamo, lo stesso contenuto, lo stesso approccio, lo stesso servizio. Cioè, tu vuoi essere contattato via WhatsApp in quel modo lì, tu invece vuoi le promo in quel modo là. Io non credo che sia distante più di qualche anno il futuro in cui il singolo annuncio pubblicitario sarà fatto al volo per la singola persona in tempo reale, ok? Non è implausibile, è solo ad oggi capacità di computazione messa insieme. Ok, e poi hai toccato un altro tema su cui, diciamo, farei il prossimo tema, che è il tema dei costi. Ok, io credo, c'è qualcuno che non ha attenzione ai costi? Perfetto, quindi siamo in un momento storico. Il perché e il per come sono stati trattati in sala blu, potete essere, diciamo, concordi con una parte o l'altra, ma tanto siamo qui e il tema è chiaro e tocca a tutti. C'è particolarmente attenzione ai costi e è ovvio che ad oggi io non ho sentito, e giro tutta Europa, un dealer che ha detto: ah no, io staffo risorse, 1 per i costi, 2 perché trovarle, 3 perché formarle e quant'altro. Quindi c'è molta attenzione a far lavorare le persone nella maniera più efficace possibile, e in questo tema l'automazione credo che sia sexy per tutti e tutti ci stanno prestando un po' di attenzione. Mi dici un po', secondo te, come vedete nei prossimi 6-12 mesi, diciamo, il tema dell'automazione e come vi state orientando? Allora sì, ti ringrazio per questa domanda perché hai già espresso alcuni temi che volevo appunto approfondire. Diciamo che oggi la customer journey è diventata molto ma molto complessa. Come affrontavi, come dicevi tu prima, i contatti, diciamo, con cui il cliente viene, diciamo, in relazione con l'impresa sono molteplici e sono molto, diciamo, frastagliati e diversi sostanzialmente. Riuscire a capire qual è il canale giusto di comunicazione è fondamentale. L'aspetto che ci tengo a, diciamo, rafforzare è il fatto che con la possibilità di un sistema che ti permette di personalizzare l'offerta, riuscire a raccogliere diciamo, il massimo valore da un cliente, si arriva a migliorare quelli che sono aspetti di marginalità e di anche fidelizzazione. Ci tengo anche a sottolineare che il processo di automazione insieme al lavoro umano non è diciamo, uno sviluppo che andrà a sottrarre, come hai affrontato tu prima il tema, di, diciamo, lavoro verso chi fino ad oggi ha fatto un processo in un certo modo, ma è un'evoluzione. È un'evoluzione che tende ad adattarsi a quello che è il tempo e diciamo, l'età moderna. Lo sviluppo che io mi aspetto nel futuro è soprattutto il fatto che nell'andare a fidelizzare e nell'andare a conquistare la fiducia del cliente arriveremo a un punto dove l'automazione ci permetterà di andare a colpire nel momento giusto quel cliente, nella comunicazione giusta, ma anche io vedo uno sviluppo futuro, ovvero oggi facciamo budget, facciamo analisi diciamo di costruzione di bilanci in base a un dato statico. Certo. Penso che riuscendo a conoscere un cliente sotto ogni aspetto, riusciremo addirittura a fare il budget con ogni singolo cliente. Il budget della singola customer experience. Esatto, e si va a costruire proprio il budget vero e proprio, perché questo è lo sviluppo futuro, riuscire a capire quanto da un cliente posso massimizzare come valore. Questo è un concetto interessante
Ieri un altro cliente mi ha detto: io credo di arrivare prima o poi a non avere la granularità delle campagne che mi arrivano da Google, da Meta o da quello, ma a scendere di 2 livelli, cioè la campagna su quella keyword, su quella mi ha generato, cioè proprio di arrivare granulare. Tu stai andando un pezzo in più. Io voglio che la relazione con Marco, con Giuseppe e così via, visto che so che lo fidelizzo, la famiglia mi ha comprato N macchine e così via, voglio investirci perché voglio... Riesco a creare un valore e segmentando bene la clientela anche a diciamo profilare i clienti affinché io sappia che con quelle azioni posso raggiungere quel valore e portando quelli che diciamo rispecchiano quella profilazione a quel valore dove ho portato anche altri clienti. Okay. E appunto ci permette questo sistema di automazione di gestire quella complessità che ha la customer journey e trarre tutte quelle informazioni che poi anche riversate sulla forza vendita permettono di raggiungere il livello più alto nel momento giusto. Senz'altro. Allora, Davide, Giuseppe ha parlato di bilanciamento dei costi, parte fatta dagli umani, parte fatta dalle AI, gli agenti e così via. Gruppo Diba, come vedete, cioè ricetta di cosa oggi deve fare l'umano, cosa oggi deve fare l'agente e come cambia questo nel prossimo futuro? Sì, dal mio punto di vista non è tanto una questione di agenti o umani, ma di agenti o umani supportati dagli agenti. Gli agenti sono particolarmente efficaci quando devono eseguire attività ripetitive, recuperare informazioni o realizzare delle automazioni. Riporto in particolar modo 2 esempi calati nel nostro settore, nella nostra realtà. Se ricevo una chiamata da parte di un cliente che vuole prendere appuntamento per un tagliando, l'utilizzo di un agente è sicuramente più efficace rispetto all'utilizzo dell'operatore umano. Questo perché può gestire più chiamate simultaneamente e può anche evitare i tempi di attesa, le code. Non aspetti 10 minuti prima di parlargli. Esatto. E non aspetti che controlli il calendario e quello e quell'altro. Esattamente, oltre che analizza i dati del DMS in tempo reale. E quindi da questo punto di vista la soddisfazione del cliente migliora. Oppure ancora, in un altro esempio, se devo contattare un nuovo prospect per una trattativa complessa, io voglio che l'agente sia di supporto al mio commerciale. Quindi se il mio commerciale per qualche motivo non riesce a contattare il cliente, a questo punto un agente in maniera sincrona, ad esempio tramite WhatsApp, ti va a fare un recupero. Ti va a fare un recupero del cliente e lo va direttamente a contattare senza l'utilizzo della chiamata robotica che potrebbe essere percepita dal cliente in maniera più invasiva, o perché ad oggi siamo abituati molto alle famose chiamate dei call center. Quindi in outbound è sicuramente più accettato il testo, mentre in inbound se tu mi chiami allora è più accettato. Esattamente, infatti è un tipo di ragionamento che stiamo adottando anche noi in azienda. Quindi dal mio punto di vista non sarà tanto un rapporto tra agenti o persone, ma ci saranno aziende in cui lavorano persone che saranno supportate dagli agenti. Va bene, io ringrazio Giuseppe e Davide, Gruppo Paradiso, Gruppo Diba per il loro contributo. Grazie a voi. Sarei stato ancora un paio d'ore, però pare che poi il pranzo ci prenda e quindi vi lascio per ora. Poi se volete fermarli per strada, ormai sono 2 celebrity e quindi potete incastrarli. Ho ancora 2 minuti di cose da dirvi per lasciarvi con qualche pillola su cui riflettere. La prima è, l'abbiamo capito poco fa, il più grande ostacolo non è la tecnologia, ma l'organizzazione, intesa come intersezione tra persone e processi. Quindi non c'è una tecnologia che vi salverà da non mettere le persone nel contesto lavorativo giusto e non mappare e eseguire i processi nella maniera giusta. La seconda cosa è, ci sono alcuni principi, e li trovate nel libro se volete, che secondo noi sono stati più o meno scolpiti ormai dalle AI di oggi. Poi tra 2 anni cambia e tutto quello che abbiamo scritto lo buttate via. Il primo è questo. La scalabilità, cioè la capacità di fare più 10%, più 30%, più 50% in un processo, non è più tiro più persone al problema, ma è disegno meglio
l'intersezione umani AI, perché fai magari un pezzettino in più con le AI, un po' più intelligente, un po' più sofisticato, e quindi scarichi quelle 2 per 3 persone che ci lavorano in modo da fare il polmone per aumentare la capacity. Questo è quello che vi ho detto prima, questo mi piace tantissimo. Allora, noi non facciamo più niente in azienda che non sia registrato, e cerchiamo anche con voi di registrare tutto. Tutto quello che viene registrato viene trascritto, tutto quello che viene trascritto viene analizzato dalle AI, viene archiviato nel posto giusto e crea conoscenza perpetua. Non cerchiamo di avere più cose che sono solo nel cervello di una persona. Questo trasforma la conoscenza effimera che solo Fabio sa in asset permanente per l'azienda, e ormai siamo pieni di bot in giro per Motorkey a cui tu vai a chiedere cose. Quel bot specifico tu puoi accedere, ha accesso a tutte le registrazioni di tutti i clienti o tutte quelle cose che devi poter vedere, e ti risponde quello che nessun collega sarebbe in grado di risponderti, e soprattutto non così bene in 3 secondi. Quindi il sogno è che non devi andare più a chiedere a un collega, o meglio lo chiedi a un collega AI, o mi cerchi queste informazioni, bibi bubo babà, via WhatsApp, lui ti risponde dopo 15 minuti, ma intendevi questo? Tutto questo deve diventare un asset permanente. Ci stiamo lavorando, ma è assolutamente chiara la direzione. Numero 3. Oggi facciamo ancora segmenti, domani sarà one-to-one. Domani quasi qualunque contenuto che comunicate, qualunque interazione che fate sarà personalizzata per il singolo cliente. È un trend, e solo quanto computer riesce a metterci per calcolare lo script per ogni persona singola. Ok? Scusate, non avevo fatto click. Numero 4. Questo è fondamentale. Ok? Qua ci spendo un minuto. La velocità è il nuovo vantaggio competitivo. Perché? Perché se la conoscenza continui a sommarla, e se grazie alla tecnologia continui a iterare per migliorare il processo, è solo questione di tempo finché non risolvi il problema. E su questo noi ci stiamo veramente lavorando tantissimo. Ieri, se volete, passate allo stand. Ieri sono passati 3-4 clienti allo stand che abbiamo fatto sedere con il nostro team tech. Gli hanno descritto una cosa che volevano. Ah, ma io volevo il bottone che faceva questo sul sito, volevo un bottone con la telefonata su ogni card dell'auto. Sono andati a prendere il caffè, sono tornati e ce l'avevano. Ok? Non perché siamo bravi, belli e simpatici, ma perché abbiamo rivisto tutto quanto per fare le cose veloci e personalizzate, e l'AI ti permette di farle in un momento che prima non potevi fare. Okay? Qui c'è qualcuno che è venuto a fare un workshop, alla fine del workshop c'era la cosa che aveva chiesto. Okay? Venite a sfidarci, e ci piace il dialogo, ma voi stessi dovete diventare così. Okay? Voi stessi dovete avere un nuovo ritmo. Tutto quello che succedeva una volta al giorno di notte, adesso deve succedere in tempo reale. Ultimo, il nuovo ruolo delle persone. Qui la frase che mi piace è: le persone, diciamo, le AI gestisce i volumi, le persone gestiscono la complessità. Saranno sempre le persone a ripensare il processo, a ridisegnare il processo, a definire qual è lo standard di customer experience che volete dare, a definire qual è il valore della vostra azienda verso il consumatore, ma sarà poi sempre di più le AI a gestire queste informazioni, questo contesto che gli date, e a scalarlo nei volumi. Ok? Spero di avervi dato un po' di contenuti. Vi aspettiamo, se volete venire a vedere il libro, mangiare un panino, bere una birra o giocare con il nostro team tech. Vi ringrazio ancora del vostro tempo e ci vediamo qui in giro. Grazie.